viaggio a Berlino del 2009, nel 2010 volevamo raggiungere in bicicletta anche Parigi. Così, nel pieno dell'estate di quell'anno, prendiamo le nostre biciclette e le carichiamo sul treno che da Venezia porta a Trento. Da Bassano del Grappa la linea percorre la bellissima Valsugana e solo la pioggia che batte sui finestrini non ci fa rimpiangere la sua bella ciclabile. A Trento, inforcate le bici e vestita la giacca impermeabile, imbocchiamo prima la ciclabile dell'Adige e poi quella della bella Val di Non, fino ad arrivare a Claes, per un totale di 55 km percorsi con 550 metri di dislivello. Anche il secondo giorno il meteo non è dalla nostra parte. Approfittiamo perciò del treno che da Claes risale alla Val di Sole, fino a Malé, e poi prendiamo l'autobus che ci porta fino al passo del Tonale. Dall'autobus con una veloce discesa di una quindicina di chilometri arriviamo prima a Ponte di Legno e poi, imboccata alla ciclabile della Val Camonica, a Vione, dove passeremo la notte. Si pedala tutto il giorno. Da Vione seguiamo la tranquilla ciclabile che con leggera discesa ci porta fino ad Edolo. Da qui, invece di proseguire verso il lago di Iseo, imbocchiamo la valle che una quindicina di chilometri di salita agevole porta ai 1200 metri della Prica, famosa località turistica. Appena entriamo in paese siamo accolti da un gran fervore di gente e auto, per cui senza neanche fermarci fuggiamo e con veloce discesa planiamo in Valtellina, dove incontriamo il fiume Adda e il bellissimo sentiero Valtellina che, seguendo il corso del fiume, unisce Colico sul lago di Como a Bormio per una lunghezza totale di 114 km. In questo tratto la valle corre da est ad ovest, così da rendere i due versanti molto diversi tra loro. A nord il versante delle Alpi Retiche soleggiato e impreziosito dai vigneti, a sud invece quello particolarmente impervio ed ombroso delle Orobie. Il tempo minaccia ancora pioggia, per cui evitiamo di visitare Sondrio e puntiamo direttamente su Morbegno, ormai prossimi al lago di Como. Da stamattina abbiamo fatto 95 km e 600 metri di dislivello. Oggi non piove e l'ultimo tratto della ciclabile della Valtellina prima di arrivare al lago di Como è davvero scorrevole. Si pedala quasi sempre accanto all'Adda, che raccogliendo le acque dei numerosi affluenti che scendono dalle valli laterali sta diventando sempre più impetuoso. Attraversato il Mera, che scende dalla Val Chiavenna, raggiungiamo la sponda destra del lago. La strada corre quasi sempre lungo la riva e quando la nuova statale ne abbandona il tracciato ci si può fermare ad ammirare il panorama. A maneggio lasciamo le sponde del lago di Como e cominciamo a salire il pendio per raggiungere il confine svizzero poco lontano. Da questo punto si riesce a cogliere dall'alto il promontorio di Bellagio, che divide in due il lago, proprio sotto di noi il ramo di Como e al di là del promontorio quello di Lecco. Davvero un panorama superbo.
A Porlezza guadagniamo le rive del lago di Lugano. Anche qui i pendii scendono quasi verticalmente sull'acqua, tanto che la strada che porta a Lugano attraversa numerose gallerie. Dopo circa 10 km entriamo in Svizzera. Come piace a noi non ci sono controlli di frontiera e così in poco tempo arriviamo nell'elegante cittadina elvetica. Oggi, seguendo fiumi e laghi, abbiamo percorso circa 80 km. Questa mattina, con mezz'ora di treno, ci trasferiamo dal lago di Lugano al lago Maggiore. Scendiamo nella colta Locarno, che meriterebbe sicuramente una visita approfondita, ma noi, come spesso succede, dobbiamo proseguire. Ad Intragna entriamo nella suggestiva Valle Centovalli, che la strada risale piano piano. Il paesaggio è molto bello, non c'è traffico e sotto di noi, in fondo alla valle, compare anche un antico ponte romano. Salendo inoltre incrociamo i viadotti del Trenino Blu, che collega Locarno con Domodossola. Si tratta sicuramente di una delle ferrovie più panoramiche d'Europa. A Camedo raggiungiamo il passo, dove rientriamo in Italia ed imbocchiamo in discesa la Val Vigezzo, conosciuta fin dal 600 anche come Valle dei Pittori. Arrivati in Val d'Ossola, sfioriamo Domodossola e verso nord imbocchiamo la Val di Vedro, che porta al passo del Sempione in territorio svizzero. Noi ci fermiamo invece a Varzo, bellissimo borgo medievale della valle. Oggi abbiamo pedalato per 65 km con più di 1000 metri di dislivello. Quella odierna è la tappa regina di questo nostro itinerario. Il passo del Sempione è il punto più alto del viaggio ed è caratterizzato da un ambiente particolarmente severo, ma allo stesso tempo spettacolare. Lasciata definitivamente l'Italia e rientrata in Svizzera, incontriamo prima il piccolo paese di Gondo e poi a 1500 metri di quota Simplon. In prossimità del valico ci sono due grandi ospizi costruiti per dare ospitalità ai viaggiatori. Il primo che incontriamo ha origine addirittura nel XIII secolo, anche se la struttura esistente è più recente. Quell'altro invece è situato proprio al passo e fu voluto da Napoleone agli inizi dell'Ottocento. Siamo in pieno agosto, ma qui fa un freddo cane. Ammiriamo per l'ultima volta le alte cime innevate che ci circondano e dopo esserci vestiti di tutto punto puntiamo verso Briga, nella sottostante valle del Rodano. Oggi solo 53 km, ma 1500 metri di livello per una tappa davvero esaltante. Questa mattina dobbiamo attraversare le grandi montagne della Svizzera centrale. L'unica via praticabile è quella di prendere il treno che da Briga va a Berna e scendere alla prima fermata dopo la lunga galleria che attraversa le Alpi Bernesi. Così facciamo e ci troviamo subito in un ambiente tipicamente svizzero, fatto di valli verdi, mucche e dolci pascoli. A Kandersteg inizia la discesa verso i laghi di fondovalle, lungo una ciclabile davvero idilliaca. Verso l'una del pomeriggio arriviamo al Thunersee. Anche qui l'ambiente è estremamente bucolico e i paesetti sono tutti delle piccole perle. Seguendo le sponde del lago, in poco tempo arriviamo ad Interlaken. Questa importante località turistica è la base di partenza per le escursioni nell'Oberland bernese, dove sono numerose le cime che superano i 4000 metri e dove si trova l'Eiger, la cui parete nord è tra le più famose dell'alpinismo moderno. Grazie ad un bel trenino giallo, da Interlaken saliamo a Grindelwald, che si trova proprio a ridosso dell'Eiger, del Monch e della Jungfrau, lo spettacolare trittico di 4000 visibile già da Interlaken. I chilometri oggi in sella sono stati solamente una cinquantina. A Grindelwald ci concediamo una giornata di riposo.
e approfittando del trenino saliamo ai 2000 metri della Kleine Scheidegg, che si trova proprio sotto la parete nord dell'Eiger. Da lì facciamo 2 passi per goderci questo ambiente meraviglioso, fatto di rocce, ghiacci e pascoli fioriti. Lasciato il grandioso anfiteatro di cime di Grindelwald, pedalando torniamo ad Interlaken. È una bella discesa, sempre in mezzo al verde, con l'Eiger che ogni tanto fa capolino dietro di noi. Ad Interlaken prendiamo il treno per Berna, dove passiamo qualche ora a girovagare piacevolmente, approfittando delle numerose aree chiuse al traffico. In questa antica città medievale, patrimonio mondiale UNESCO, alleggia un'atmosfera particolarmente tranquilla. Nel primo pomeriggio torniamo in stazione e grazie alle ferrovie svizzere giungiamo sul lago di Neuchâtel, dove, inforcata finalmente la bicicletta, arriviamo alla destinazione odierna. Le Chaux de Fonds, a 2 passi dal confine francese. Oggi abbiamo pedalato per 35 km. Stamattina appena partiti attraversiamo l'ultima frontiera di questo viaggio ed entriamo in Francia. Siamo all'interno di un parco naturale regionale. Piccoli corsi d'acqua, vaste foreste, qualche mucca al pascolo, isolate fattorie ed alcuni piccoli borghi creano un'atmosfera particolarmente idilliaca. L'ambiente è così poco antropizzato che fino a Besançon non incontriamo quasi nessuno. Oltremodo, le indicazioni stradali sono scarse e solo la mappa dettagliata che ci ha regalato un motociclista ci ha permesso di trovare la giusta strada. Besançon è un'antica città della Gallia, nonché capitale della regione storica della Franca-Contea. Mantiene ancora importanti vestigi del passato e passeggiare la sera per le sue strette viuzze medievali ci fa dimenticare i quasi 110 km percorsi e i 750 metri di dislivello saliti oggi. Dopo le ferrovie italiane e quelle svizzere, oggi proviamo anche le francesi. Da Besançon a Dole stiamo seduti comodamente in treno per un'oretta e poi, saliti in bicicletta, puntiamo decisamente verso ovest, in direzione della Borgogna. Il nostro itinerario parte da Dole e segue il corso del fiume Seine, poi si imbocca la ciclabile che corre a fianco del Canal de Bourgogne che porta dritto fino a Digione. Questa città di origine romana deve la sua notorietà al fatto di essere il capoluogo di uno dei territori più vocati alla coltura della vite di tutta la Francia. I vini della Borgogna sono considerati, assieme a quelli della zona di Bordeaux, i migliori di tutto il paese. Oggi 63 km. Caratteristiche della Borgogna sono le dolci ondulazioni e il verde senza fine. Seguendo le tracce dell'itinerario cicloturistico del circuito dei vini della Côte d'Or, ci addentriamo in quello che è considerato il vero cuore della Francia. Pedaliamo per 70 km accanto a vigneti di uve Chardonnay e di uve Pinot Nero, che una volta raccolte e lavorate regaleranno dei nettari conosciuti in tutto il mondo. Infine, un cielo davvero immenso completa il quadro di quella che è sicuramente una delle tappe più belle di questo viaggio. I've been trying
Oggi, prima di partire, visitiamo l'Hôtel Dieu, l'antico ospedale dei poveri di Bern. Questo palazzo in stile tardogotico mantiene invariata anche la sua struttura interna e perciò regala uno specchiato di come fossero organizzati questi luoghi di accoglienza e cura per i poveri del Medioevo. I percorsi di oggi e di domani corrispondono a due delle tappe, la sesta e la quinta, del circuito cicloturistico della Borgogna classica. Lungo 365 km è suddiviso in 7 tappe. Anche oggi non si seguono canali o fiumi che dettino la strada, ma si pedala in mezzo al verde. Anche se non è più il verde dei vigneti, ma quello delle altre coltivazioni e di boschi sempre più fitti che preannunciano l'ingresso nel parco naturale del Morvan, che attraverseremo domani. Ci stiamo anche avvicinando alla regione dei castelli per antonomasia, la Loira, e oggi incontriamo lo Château de Molineux e lo Château de Sully. In questa giornata abbiamo pedalato per 60 km con un dislivello positivo di 600 metri. Dopo aver lasciato Autun e la sua imponente cattedrale, proseguiamo verso ovest, verso la valle della Loira. Il primo tratto è tutto in salita e il paesaggio è simile a quello degli ultimi giorni, molto verde, numerosi pascoli e piccoli paesi. Ma quando varchiamo il confine del verdissimo parco regionale naturale di Morvan, che in celtico significa foresta nera, entriamo in un altro mondo fatto di meravigliose foreste di latifoglie. La strada segue il profilo delle colline e pedalare in questo ambiente è davvero piacevole, anche in piena estate. Siamo intorno ai 500 metri di quota e all'ombra dei boschi la temperatura è sempre piacevole. Siamo anche spesso da soli e a lasciare andare la fantasia sembra quasi di cavalcare in epoche passate. È forse vero che abbiamo viaggiato nel tempo, perché di chilometri oggi ne abbiamo fatti proprio pochini, solo 55 ma con 700 metri di dislivello. Nella tappa odierna abbiamo la conferma che stiamo andando verso l'oceano. Il meteo sta diventando sempre più variabile e nel corso della stessa giornata capita di prendere la pioggia e di pedalare sotto il sole a distanza di poche decine di minuti. Lasciate le foreste del parco di Morvan, oggi abbiamo come obiettivo la Loira, che seguiremo per i prossimi 4 giorni. All'inizio il paesaggio è caratterizzato da frequenti allevamenti, ma dopo qualche chilometro saliamo sulla ciclabile lungo un canale. Come spesso accade in Francia, il modo più semplice per andare da qualche parte in bicicletta è seguire un fiume oppure un canale navigabile. Qui ce ne sono ovunque e sono quasi sempre fiancheggiati da una pista ciclabile. Quello che seguiamo oggi è il canale di Nivernais. Lungo 175 km percorre la Borgogna da nord a sud fino ad incrociare la Loira. Ad Decize attraversiamo il grande fiume. La Loira, con oltre 1000 km di lunghezza, è il maggiore fiume francese e vanta un bacino idrografico grande più di un terzo dell'Italia. Da Decize a Nevers la ciclabile corre però lungo il suo canale laterale, per cui dovremo aspettare domani per pedalare lungo le sue rive. 92 sono i chilometri fatti oggi, quasi tutti lungo i canali francesi.
stamane torniamo a seguire per un po' il canale di ieri. Il vento è favorevole e filiamo veloci. Stiamo percorrendo l'Eurovelo 6, che seguendo 3 dei maggiori fiumi europei, Loira, Reno e Danubio, collega l'Atlantico con il Mar Nero. Dopo pochi chilometri incontriamo il ponte canale di Goethe. Questa notevole opera ingegneristica del XIX secolo permette al canale e quindi anche alla nostra ciclabile di superare l'Allier, affluente del grande fiume. Poco dopo finalmente arriviamo sulle sponde della Loira. Questo fiume è conosciuto per i moltissimi castelli edificati nei secoli lungo il suo corso, ma è estremamente affascinante anche per il suo carattere particolarmente selvaggio. L'abile lo fiancheggia per molti chilometri, regalandoci alcuni scorci spettacolari, favoriti anche da un cielo immenso e particolarmente pittorico. Oggi i 90 chilometri percorsi sono letteralmente volati. Anche questa mattina il clima ci è favorevole. Cielo bellissimo e vento che spinge con vigore ci fanno sperare in una conclusione del viaggio memorabile. L'itinerario continua lungo la Loira con un paesaggio bello come ieri. A Briare attraversiamo il fiume sul ponte canale omonimo. Fino al 2003 era il più lungo d'Europa, 662 metri da percorrere con l'acqua sopra e sotto e una vista a mozzafiato sulla Loira. Poco più avanti ancora una visione spettacolare. L'antico ponte del XV secolo di Gênes, sovrastato dal possente castello della cittadina. Continuando a pedalare quasi sempre accanto al fiume, arriviamo infine a Sully-sur-Loire, dove il castello sembra proprio emergere dalle acque di un laghetto. Ancora poco e siamo a Châteauneuf. Sempre con il vento in poppa, oggi siamo arrivati quasi a 100 km. Anche stamattina il vento è protagonista e grazie al suo aiuto oggi riusciamo a percorrere 115 km fino a Blois. Il percorso è sempre lungo la Loira e in poco tempo siamo a Orléans. Il centro di questa importante città è dominato dalla cattedrale gotica, che è tra le più grandi di Francia. Come tutte le chiese erette in questo stile, mette soggezione. Entrando si resta ammutoliti da tanta grandezza. Dopo Orléans si entra nella parte più conosciuta della Loira. Qui la densità di castelli storici aumenta in maniera vertiginosa e pedalando lungo la ciclabile capita di vederne spuntare qualcuno dalla cima degli alberi che li circondano. Superato l'ennesimo ponte sul fiume, ci apprestiamo ad arrivare al cospetto di quello che è il più grande e famoso castello della Loira, cioè quello di Chambord. Per arrivarci si deve fare una deviazione. Tra andata e ritorno sono una decina di chilometri, ma ne vale assolutamente la pena. Patrimonio dell'UNESCO fin dal 1981, questo castello è un'apparizione fiabesca. Siamo restati seduti sul parco antistante non so per quanto tempo, conquistati da tale visione. Indubbiamente questo castello vale da solo il viaggio.
Domani da Blois prenderemo il treno per Parigi, per concludere questo viaggio con 2 pedalate nella Ville Lumière. Oggi però prolungheremo ancora di qualche chilometro il nostro percorso lungo la Loira, per arrivare al castello di Chaumont, dove ogni anno ad agosto si tiene il Festival dei Giardini. Per arrivarci prendiamo il treno in modo da avere più tempo per la visita. Il ritorno invece lo faremo pedalando, per poterci godere un'ultima volta la bellezza di questo fiume e per assaporare fino alla fine le emozioni che può regalare un viaggio in bicicletta. Da domani per qualche giorno saremo a Parigi, che è tra i luoghi più visitati al mondo. Ma per noi il vero viaggio finisce oggi.